Ecco la guida definitiva a Whitebit, nella quale imparerai, anche se parti da zero, a usarlo come un pro. Tanti di voi hanno conosciuto Whitebit grazie alla sua carta cripto, che offre cashback in Bitcoin fino al 10% senza costi, e pertanto possiamo dire che è sicuramente tra le migliori carte cripto in circolazione. Oltre alla carta, però, Whitebit è anche uno degli exchange con sedi in Europa più grandi al mondo, orientato alla compliance e completo di tutti i prodotti di trading, come Perpetual, Spot, Launchpad, Earn e tanto altro. In questo video oggi quindi parleremo proprio di queste cose e andremo a scoprire tutto, ma proprio tutto, sull'exchange Whitebit. E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Continuiamo la nostra serie di guide e tutorial dall'A alla Z delle principali piattaforme, in questo caso exchange crypto, parlando di Whitebit. Whitebit è un exchange che tanti di voi, forse tutti, hanno conosciuto grazie alla sua carta, una carta cripto che permette di ottenere fino al 10% di cashback in Bitcoin ed è una carta con zero costi. Attualmente mi sento di dire, come ho già detto nel video dedicato, che è probabilmente la miglior carta cripto esistente sul mercato. Proprio per questo, insomma, in tanti hanno creato un account Whitebit e si sono interessati anche all'exchange. Parentesi, questo video non sarà sulla carta, ovviamente. Se vi interessa la carta vi lascio in descrizione il video dedicato ad essa. Oggi quindi vorrei proprio parlare di tutto ciò che non è la carta e che è però Whitebit, quindi un exchange a tutto tondo, a 360 gradi, con tutti i prodotti che appunto ormai un exchange ha, come trading spot e su derivati con leva fino a 100 per, prodotti come Launchpad, lending, prodotti di rendita, prodotti di investimento automatico, eccetera, eccetera. Insomma, un exchange davvero a 360 gradi. Con un occhio tra l'altro alla compliance, è un exchange europeo, attualmente il più grande exchange europeo per traffico, lanciato nel 2018, come si trova su CoinMarketCap, e sta perseguendo la licenza MiCAR, gioie e dolori dell'Europa. In ogni caso, oggi vi voglio presentare dall'A alla Z tutte le sue funzionalità per imparare a utilizzarlo come un pro. Prima di iniziare vi ricordo una cosa, visto che gli exchange fanno sempre, lo sapete, delle super promo interessanti per i nuovi utenti, Whitebit non fa eccezione. Attualmente c'è una promo che regala semplicemente con registrazione e un deposito di almeno $30 o 30 euro, si può anche depositare valuta fiat come vedremo tra poco con bonifico, regala 50 USDT di bonus che si può utilizzare a collaterale. Questo vuol dire che si può impiegare per aprire una posizione gratis fino a $5.000, perché, come dicevo poco fa, si può utilizzare una leva massima di 100 per. Chiaramente non si è obbligati a usare una leva così alta, si può anche usare una leva più bassa, ma questo appunto è il bonus che avrete spendibile anche in più posizioni, non per forza tutto in una volta. Insomma, è un bonus molto flessibile. I profitti eventualmente ottenuti con le posizioni aperte grazie al bonus sono vostri e prelevabili, accreditati in USDT, e se perdete, se la posizione viene liquidata, chiaramente non si incorre in perdita proprio perché si impiegava il bonus. Per ottenerlo vi lascio il link in descrizione a questa promo, vi fa solo compilare poi il form dove dovete soltanto inserire il vostro nome utente di Whitebit e chiaramente registrarvi con il link che trovate qua dentro. Comunque vi lascio, ripeto, tutto in descrizione. Questa promo scade il 30 di maggio, nel momento in cui scadrà vi condividerò in descrizione la promo nuova, quindi ce ne sarà probabilmente sempre una, non preoccupatevi se state guardando questo video dopo il 30 maggio, in descrizione troverete la promo del momento. Bene, ora non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere tutte le funzionalità di questo exchange. Iniziamo in realtà un po' dal
capire chi è Whitebit, che cos'è Whitebit, insomma, dove hanno sede, che cosa fanno, per capire un po' meglio chiaramente che piattaforma stiamo utilizzando. Come vi dicevo poco fa, Whitebit è stato lanciato a novembre 2018 ed è il più grande exchange cripto europeo per traffico. Per europeo si intende nativo europeo, proprio perché Whitebit ha origine in Ucraina, nacque in Ucraina, attualmente ha sede in Lituania, ma per ovvi motivi di giurisdizione, insomma di poter offrire il servizio anche in altri paesi, ha varie sedi in giro per il mondo. Dal punto di vista della compliance, come vi dicevo, è molto orientato ad essa. Come vedremo, infatti, anche all'interno della piattaforma sono implementate, qualcuno magari è contento, qualcuno meno. Io personalmente, insomma, tendo a fidarmi di più di exchange che comunque seguono le regole, perché quelli che non le seguono rischiano poi di venire puniti e oscurati. Come vedremo durante questo tutorial, spesso magari vengono chieste le origini dei fondi, quando si fa un prelievo magari ti chiede appunto dove lo stai mandando, che uno dice che noia, che scocciatura. È vero, ma purtroppo è la regola, no? È la legge, e quindi il fatto che un exchange comunque la segua vuol dire che si vuol posizionare in un certo modo. Poi che la legge sia assurda sono d'accordo anch'io, però in quanto exchange, ecco, capisco che se uno vuol fare business, vuol lavorare in modo sicuro e nel tempo, chiaramente il fatto di seguirla è una cosa positiva. Quindi sta perseguendo, come vi dicevo, anche la licenza MiCAR, che ovviamente adesso ci sono tutti gli exchange in coda che stanno esaminando le varie istanze, e dovrebbe esserci tempo, se non erro, entro fine anno. Ci aggiorneremo poi a riguardo. L'altra grande domanda: Whitebit è sicuro? Allora, qua faccio un po' la solito discorso che faccio per tutti gli exchange. Allora, in questo caso ci troviamo davanti a una piattaforma che è comunque votata ai massimi livelli in termini di sicurezza. Potete andare a vedere, io di solito il sito che consiglio, no, per andare a vedere un po' il livello di sicurezza appunto dei principali exchange è Chair.live, dove fanno proprio dei test sulle piattaforme, dei test abbastanza standardizzati per andare a vedere quelli che sono i pro e i contro lato sicurezza. Ha ricevuto anche varie certificazioni, ha fatto penetration test, eccetera eccetera. Hanno le loro proof of reserve auditate periodicamente da Hacken, quindi anche da auditor esterni, attualmente collateralizzato al 238%, quindi insomma tutto è come deve essere. Però ragazzi, solito discorso che lo so vi annoio, ma mi tocca farlo di volta in volta, è che non si lascia mai fondi su exchange che non si deve utilizzare per fare appunto trading o comunque utilizzare i servizi dell'exchange stesso, perché non esiste assicurazione completa e totale su un exchange, ok? Questo ormai lo sappiamo, non utilizzateli come se fossero wallet. L'unica sicurezza che si ha al 100% è sul proprio wallet di cui si detiene la chiave privata. Bene, quindi fatto questo preambolo, adesso andiamo a vedere le funzionalità. Scusate se faccio sempre anche questo cappello introduttivo, ma secondo me è utile anche per chi magari sta scegliendo che piattaforma utilizzare, insomma capire di che cosa si sta parlando prima di imparare proprio ad utilizzarla. Quindi una sorta di recensione, ecco, vediamola in questo modo, recensione oggettiva, nel senso andiamo a vedere proprio i dati e le cose più importanti. Dunque, partiamo dal creare un account, poi depositare, prelevare euro, depositare, prelevare cripto, poi andiamo a vedere il trading e i prodotti. Seguiamo un po' il solito percorso, il solito iter che seguiamo quando andiamo a recensire e fare le guide sugli exchange. Per creare l'account, come vi dicevo, link in descrizione per la promo, mi raccomando approfittatene perché è solo per i nuovi utenti, quindi se vi registrate non fatelo senza promo perché avete solo che da guadagnarci a utilizzarla. E classico col KYC, con i documento d'identità, un KYC molto rapido e molto agile. Una volta creato l'account poi vi sblocca, appunto potete già fare i vostri depositi e iniziare a utilizzare la piattaforma. Per
depositare euro su questa piattaforma, vedete da qua in alto potete cliccare deposit, che è anche bello evidenziato, e qua vi fa scegliere che cosa volete depositare. Ovviamente potete anche depositare cripto da qui, oppure vedete selezionate fiat, queste sono le valute fiat attualmente supportate, potete selezionare euro, ok? Qua abbiamo i metodi di deposito, e dove abbiamo a minori commissioni, come sempre, i depositi tramite bonifico SEPA, che io tendo a consigliare. Allora, qua ci sono, questa cosa può far confusione, ma adesso la andiamo a capire, ci sono vari provider di trasferimento SEPA. Abbiamo EURSEPA, 0,2% di commissione, EURSEPA Finci ed EURSEPA Clear Junction. Allora, io vi consiglio di utilizzare Clear Junction o Finci. Adesso vi spiego anche il perché. Beh, semplicemente perché la FIA è più bassa, quindi vale la pena usare quello a FI più bassa. Clear Junction è il migliore perché supporta anche bonifici istantanei. Tuttavia, vi faccio vedere adesso, qua inserisco un ammontare di 5.000 a caso, solo per farvi vedere qual è la ragione per cui vi dico che potrebbe non essere, o meglio, la scelta ideale per qualcuno. Vedete, il bonifico va verso il Regno Unito, GB, è un IBAN GB, e questo significa che alcune banche, adesso spero sempre meno, ad esempio Revolut non lo fa, tante altre non lo fanno, ma alcune banche applicano commissioni per i bonifici fuori dall'Unione Europea, anche se sono nel circuito SEPA. Non ha senso dal mio punto di vista, ma le banche fanno le banche, quindi lo sappiamo, no? Che se possono applicarti qualche commissione magari lo fanno, e quindi attenzione, ecco, verificate che un IBAN del Regno Unito non abbia commissioni aggiuntive, altrimenti utilizzate Finci, che al contrario ha un IBAN lituano, mi pare. Andiamolo subito a vedere insieme, se non ricordo male è lituano e quindi è interno all'Unione Europea, e lì non dovreste avere alcun tipo di problema. Esatto, un IBAN LT. Ok, quindi la scelta ricade tra questi due a seconda della disponibilità o meno di bonifici senza commissioni verso il Regno Unito. Come funziona la procedura di deposito? Allora, voi cliccate su uno dei due provider, vedete che qua c'è un daily limit di 12.745,5 euro, non so se era tipo $15.000, non saprei. Non è un limite ovviamente, nel senso definitivo. Se voi avete bisogno di limiti più alti, basta che vi facciate sbloccare l'account, vi chiedono un po' di prove dei fondi, un po' di due diligence e poi ve lo sbloccano. Qui è appunto il tema dell'antiriciclaggio, no? Essendo un exchange europeo compliant, queste cose le vedrete spesso, ve lo anticipo. Bene o male, lascio a voi deciderlo. Io vi dico come funziona la piattaforma e basta. Non sono qui per dirvi usate questa, usate quella, lo deciderete voi. E appunto, ripeto, il limite è questo, è totale, quindi tra tutti i provider, non solo per questo, quindi tot euro al giorno. E qua sotto vedete c'è il riquadro che va compilato con l'ammontare che volete depositare. Io prima avevo messo 5.000, ripeto, a caso. E qua vi dice tra l'altro che se l'ammontare supera o il volume giornaliero supera i 14.500 euro, potrebbero richiedere dati addizionali come le proof of funds, per l'appunto, per motivi di antiriciclaggio. E qua vi spiega che cosa si intende per proof of funds. Quindi se superate questi limiti vi chiedono della documentazione che in sostanza che attesti da dove arrivano quei fondi. Qua sotto vedete che c'è un source of funds che potete già andare a caricare. In realtà non serve se fate depositi inferiori, no, a queste soglie. Questa tra l'altro è più alta di questa, quindi non è possibile superare di default questa somma qui se non ci si fa sbloccare l'account. Quindi ripeto, se rimanete sotto queste sotto queste soglie di fondi, ho fuso le due parole, non avete bisogno, ecco, di caricare le source of funds, quindi potete tranquillamente lasciarlo bianco, non fatevi spaventare. Qui abbiamo la commissione che viene anche spiegata, ok, quindi 0,1%, 4.995 è quello che riceverò perché pago 5 euro di commissione.
Ora flaggo, do il consenso per il KYC e qua faccio generate and send payment, così mi dà le coordinate bancarie alle quali inviare il mio bonifico. Queste coordinate bancarie supportano anche bonifico istantaneo, Clear Junction supporta bonifico istantaneo, ok? Questo va nella causale del bonifico, il conto deve essere intestato alla stessa persona fisica che ha fatto il KYC sull'exchange, solite regole, e se avete un conto cointestato io vi suggerisco o di usare un conto intestato solo a voi per fare il bonifico, oppure di scrivere prima al support per evitare che vi blocchino i fondi. Insomma, è noioso quando poi devi aspettare del tempo per l'accredito, è spiacevole, ecco. Bene, questo è il deposito SEPA. Andiamo a vedere il prelievo. Chiaramente ci sono anche altri metodi di deposito come Apple Pay, Google Pay, Visa, Mastercard, ma come vedete abbiamo delle commissioni assolutamente fuori mercato, quindi io lo sconsiglio, cioè non ha senso dal mio punto di vista spendere l'1,5% di fee quando puoi spendere lo 0,1 e comunque avere il bonifico istantaneo lo stesso. Al limite aspetti un'oretta, non lo so, tempo di processamento dell'accredito, ma cioè l'1,5% è veramente una cosa fuori mercato. Ora andiamo a vedere il prelievo. Allora, per prelevare dovete andare innanzitutto nella sezione Balances, dove avete il vostro portafoglio. Come vedete qua c'è tutto, no? Crypto, fiat, adesso poi andiamo a vedere come è strutturato, perché vedete che ci sono 5 sezioni in Balances, tra poco vi spiego il perché. E qua possiamo scegliere appunto solo crypto, solo valuta fiat o solo stable. Noi andiamo ad esempio sulla valuta fiat, ecco qua tra l'altro vedete che io ad esempio ho qualche USDT e qui già deposit e withdraw sono rossi, perché la MiCAR ovviamente USDT e DAI non li vuole, non gli piacciono e quindi loro li stanno progressivamente delistando in Europa, ahimè, gioie e dolori, più dolori che altro, della normativa MiCAR, però fa vedere che l'exchange è compliant. National currency, euro, eccolo qua, facciamo withdraw e qua semplicemente scegliamo di nuovo il provider come abbiamo fatto prima. Vedete che Clear Junction c'è sia normale che instant. Anche qua attenzione che la vostra banca non vi vada ad addebitare delle commissioni per bonifici in ingresso da fuori Europa, qualcuno lo fa, lo so, fa ridere ma qualcuno lo fa, ed è anche quello a fee più bassa, perché EUR SEPA Finci è 5 euro fisso di fee, ed EUR SEPA pure. Oddio, per somme magari più alte conviene, fate voi il conto, sta di fatto che queste sono le commissioni. Qua cosa dovete fare? Incollare il vostro IBAN, quindi andate a incollare l'IBAN, scrivete l'ammontare del prelievo, flaggate tutto qua, fate continua e lui vi invia il bonifico. Basta, qua non c'è da avere dati o mica dati, perché tanto appunto non c'è da inviarlo, ma soltanto da riceverlo. Questo è il deposito e prelievo di euro. Ora, per quanto riguarda le cripto è esattamente identico, quindi deposit. Noi qui abbiamo, oltre agli euro, le cripto, non so, andiamo a depositare USDC, per far contento il MiCAR USDC, e come vedete abbiamo scelto appunto la cripto, metodo address o Web3 wallet. Web3 wallet è il wallet di Whitebit, noi quindi facciamo address e qui devi selezionare ovviamente la chain. Su che chain vuoi depositarlo? Ethereum, C-Chain, non so cosa sia, forse Avalanche, non lo so, penso di sì, Avalanche C-Chain è uno 0x, quindi è un EVM, e Near, Polygon, Solana, White Chain hanno la loro chain, vi avverto già, e Stellar, da quanto non vedevo i depositi su Stellar. Comunque appunto noi selezioniamo, non so, Sol per esempio, e qua ci viene dato l'address, lo copiamo, lo incolliamo sul nostro Phantom Wallet, sull'exchange da cui preleviamo, eccetera eccetera. Assicuratevi che la rete corrisponda, solito discorso, ormai spero che sia di conoscenza comune, ma la rete da cui inviate deve essere la stessa rispetto a quella da cui ricevete, quindi Solana, Polygon, Ethereum, mi raccomando.
Attenzione al deposito minimo 5 USDC, non depositate meno altrimenti non vi vengono accreditati e basta, questo è quanto, ok? Banale deposito. Per il prelievo idem, andiamo su balances, andiamo su ad esempio USDC, facciamo sempre, eccolo qua, withdraw. E qua stessa cosa, vedete, qui abbiamo le varie chain, al momento Ethereum costa meno di Solana, bellissimo, Ethereum veramente in disuso, chain fantasma in questi giorni, ma vabbè, e qua scegliete semplicemente appunto la chain su cui volete prelevare, verso cui volete prelevare, e mi raccomando di nuovo, se state prelevando su Solana scegliete Solana, eccetera eccetera eccetera. Si sceglie la chain, ecco, travel rule, qua di nuovo il discorso della compliance, qui gli dobbiamo dire dove stiamo inviando i fondi, se li stiamo inviando a un wallet in realtà non ci chiede nient'altro, l'address e l'ammontare, se invece inviamo a un exchange ci chiede quale exchange, quindi non lo so, Coinbase. E poi ecco il destinatario è un'azienda o è non lo so appunto persona fisica, in tag persona fisica metto il mio nome e cognome, tac, e incollo. Il controllo si ferma qui, diciamo. Ovviamente non so se sopra certi limiti vengono anche se fate volumi importanti, trasferimenti importanti, magari potrebbero chiedere anche documentazione ulteriore, non lo so. Io non trovo molto senso in questa regola della travel rule, perché tanto questo è un exchange che ha KYC, quindi io sto prelevando da un account su cui ho fatto il KYC, cioè perché mi devi chiedere dove lo sto mandando. Se lo mando a un altro exchange è ovvio che lo manderò a un altro account che ha sempre KYC, non lo so, vabbè, però queste sono mie riflessioni che purtroppo Whitebit deve insomma adeguarsi alle leggi e lo fa anche bene, perché questo poi diventerà obbligatorio per tutti gli exchange che aderiranno alla MiCAR. La travel rule è proprio una delle regole proprio per l'antiriciclaggio. E quindi basta, exchange vi chiede la piattaforma nome e cognome, l'address che è non l'indirizzo di casa ma è l'address di deposito su Sol, su questa piattaforma che gli abbiamo detto, e l'ammontare, e basta, il prelievo poi parte, ok? Quindi questo è come si deposita e preleva cripto. Ora andiamo a vedere, supponiamo che abbiamo fatto il nostro deposito di euro o di stablecoin e vogliamo andare a fare i nostri trade, andiamo a vedere come funziona. Allora, su Whitebit, come vi dicevo, lato trading abbiamo lo spot, quindi compravendita spot classica, con anche il margine, quindi spot in leva che comprende prestiti, il margin trading, leva fino a 10 per, oppure i futures, i perpetual, i derivati, con leva fino a 100 per. Il margin trading, come sapete, non sono un grande fan perché comporta prestiti, commissioni più alte, eccetera, ma adesso andiamo a vedere tutto. Cominciamo dal convert, che è la versione semplice, diciamo, dove abbiamo appunto uno scambio Bitcoin con USDT. In barba al MiCAR, no, chiaramente mi bloccherebbe. Però, come vedete, qua possiamo appunto convertire Bitcoin in altro, andando a pagare qualcosina in più, a dirvi la verità, perché guardate, qua è quella che io chiamo la commissione per la semplicità. Questo lo fanno tutti gli exchange, non solo Whitebit. Anzi, se voi andate a vedere quanto pagate, non so, su Coinbase, per dirne uno, ma vale per tutti, usando l'interfaccia semplice vi sparacchia lì a volte degli 1,5%, 2% di fee. E qua invece non c'è una fee diretta, ma c'è un pelino di spread. Come vedete qui mi quota un Bitcoin a 93.900, mentre il prezzo di mercato, sempre preso da Whitebit, tra l'altro è 94.200. Quindi vedete che lo sto vendendo a un prezzo un po' più basso, quindi c'è questo piccolo spread. Se volete possiamo anche andarlo a calcolare: 93.992 diviso 94.230, abbiamo lo 0,3%, lo 0,25% di spread. Direi che possiamo anche chiudere un occhio, però è una commissioncina ulteriore, ok? Bene.
E ok, quindi questo è quanto. Altrimenti qui si può scambiare qualsiasi cosa con qualsiasi cosa. Poi qui si clicca continua e lui vi fa vedere no additional fees e avete appunto la possibilità di convertire. Tac. Poi questo è il convert. Con quindi commissione dello 0,3% abbiamo detto, che è un po' più alta appunto della commissione spot, che vi anticipo già è dello 0,1. Andiamo al trading spot per l'appunto 0,3025, era poi non so se cambia in base alla liquidità, ai volumi, insomma alla volatilità del prezzo eccetera. Spot. Trading spot, questa è la classica compravendita spot. Nel frattempo Bitcoin oggi dà un po' di soddisfazioni, è sempre bello vedere grafici così, però di quello ne parleremo in live, ne parleremo a parte nelle nostre analisi, adesso FOMO cuffie in testa e via. E questa è la classica interfaccia spot, ok? Quindi grafico, order book, lo storico dei trade eseguiti, Ah, ecco, una cosa mi è venuta in mente passandoci sopra qua. Guardate, questo è, credo, l'unico exchange per ora che ha un numero WhatsApp di support e numero di telefono. Non l'ho provato, vi dico la verità, non metto le mani avanti dicendo non ho mai provato il support, però vedo che c'è un numero di telefono ucraino e poi ce n'è anche uno inglese. Per le chiamate internazionali c'è un più 380 che è ucraino per l'appunto e un WhatsApp. Oh, se lo provate fatemi sapere come va, ok? E niente, comunque dicevo, classica interfaccia. Allora io non vi spiegherò oggi tutti i tecnicismi del trading per ovvi motivi. Vi ricordo, se vi interessa, che noi abbiamo i nostri corsi gratuiti sulla nostra piattaforma Learn. Tra questi corsi gratuiti abbiamo il corso di trading sui derivati cripto, all'interno del quale c'è proprio una puntata dedicata a tutte le tipologie di ordini, alla leva finanziaria, al come funzionano appunto i perpetual futures. Vi lascio il link in descrizione se vi interessa. E perché ve lo sto dicendo? Per evitare di ripetere ogni volta che facciamo una guida di un exchange cos'è un limit order, cos'è un market order, cos'è un ordine stop, cos'è il funding, cosa sono i perpetual, se no ogni video dura 3 ore, ok? Quindi link in descrizione per approfondire l'aspetto tecnico del trading. Ora, che cosa abbiamo qui? I classici ordini, limit, market, stop limit e stop market. Inoltre abbiamo anche il multi-limit, che è un ordine avanzato carino, molto bello, raramente l'ho visto nello spot, dove in sostanza noi mettiamo un intervallo, quindi un intervallo di prezzo, e all'interno possiamo mettere n ordini in progressione aritmetica o geometrica, tra l'altro, quindi equidistanti oppure appunto in progressione geometrica, sono un po' tipo più schiacciati verso il confine superiore, e spalmare l'ammontare che vogliamo destinare appunto a quegli ordini lì all'interno di tutto l'intervallo, sia in acquisto che in vendita. Molto carino questo per chi vuole appunto andare a colpire un intervallo distribuendo più ordini, una piccola griglia. Mentre qui abbiamo, guardate, questa levettina piccolissima margin, che se noi la clicchiamo passiamo in modalità margin. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è la leva, come vedete, si attiva la leva, massima 10 perché questo è margin, attenzione, e margin significa che voi, è margin spot, non è derivati, voi prendete in prestito delle cripto per tradarle, quindi leva massima 10 vuol dire voi avete 100, potete prendere in prestito 900 e avere un totale di 1000, solo che si applica una commissione sul prestito, ovviamente, perché tenere aperto un prestito costa, e inoltre avete le commissioni dello spot. Io per quello di solito consiglio a chi vuole operare speculativamente, farà le sue valutazioni, ma conviene obiettivamente utilizzare i derivati, perché i derivati, oltre al non avere le commissioni di prestito che sono fisse, è vero c'è il funding nei perpetual ma può variare, può anche essere a tuo favore eccetera, sul margine invece hai una fee da pagare, ogni ora paghi una fee, paghi il tasso di interesse del prestito, e inoltre le trading fee sui perpetual sono molto più basse,
addirittura 0,01% per i limit order, cioè è 10 volte inferiore la fee rispetto al margin trading che invece utilizza le fee spot, ok? Quindi questo è la motivazione che mi spinge a non utilizzare di solito il margin. Se attivate il margin si compare anche l'ordine one cancels the other, che vi fa mettere due ordini insieme e il primo che viene triggerato cancella l'altro, come dice la parola stessa, ma noi chiudiamo il margin perché ci piace poco, ok? Quindi questo è il come funziona. Scegliete l'ordine a mercato compra prezzo di mercato, l'ordine limit mettete voi il prezzo, l'ordine stop è per proteggere un altro ordine o fare un take profit, solite cose, ok? Il pannello è il medesimo. Qua si può vedere tutte le tipologie di ordine, gli open order ti fa vedere tutti gli ordini aperti, multi limit, order history è lo storico, storico dei trade, posizioni aperte, storico posizioni, i bilanci delle vostre cripto, nonché i borrow, quindi i prestiti attivi per il margin trading. Questa è l'interfaccia di trading. Il grafico si può mettere anche con che c'è già, ok, trading view, perché di solito di default vi mette il suo, ma voi potete anche mettere appunto quello di trading view, customizzabile, ci potete mettere sopra la qualunque, indicatori, cose, mica cose, insomma mega customizzabile. E questo è il trading spot. Qui potete scegliere la coppia di scambio, ecco qui in realtà ci sono tutte le coppie di scambio possibili e immaginabili. Questi sono tutte, appunto, queste sono le stable contro le valute fiat, c'è anche euro, quindi potete scambiare bitcoin euro anche così spot, e tra l'altro anche le altcoin in euro. Chi vuole magari divertirsi su coppie meno liquide con, insomma, magari c'ha un grid bot o robe del genere, sappiamo che a volte le inefficienze piacciono, e margin futures e demo, c'è anche l'account demo se volete. Qui potete appunto andare a testare un po' l'interfaccia andando a fare operazioni con DBTC, demo BTC, demo USDT e basta, giusto per provare se vi va, ecco. E questo è quanto. Ora andiamo invece alla parte dei futures, che sono perpetual per l'appunto. In realtà potete anche selezionarli da qui, perché se io ero su Bitcoin USDT, vedete spot, questa è la coppia spot di prima col fleghino margin, se io vado giù di qua e vado a selezionare futures, metto BTC perp, vedete che mi va sul perp e mi va ad aprire la finestra del perp, ok? Quindi che cosa cambia? Cambia che il perpetual, come vi dicevo, è un trading speculativo. Quindi per chi lo sa fare, piccola parentesi, non usate i perpetual, i derivati, non fate trading se non lo sapete davvero fare, mi raccomando, questa è la base, se no bruciate soldi e basta. E come funziona? Funziona allo stesso modo, abbiamo la stessa interfaccia, se non che vedete qui si ragiona collaterale, adesso vi faccio vedere cosa significa. Abbiamo una leva che si può estendere fino a 100 per, come vi dicevo, e qua sotto abbiamo tutti gli ordini, incluso loco, il one cancels the other, e basta, e per il resto abbiamo tutto come avevamo prima. Ovviamente, ecco, questo c'è solo nei perp, perché appunto è più un'ottica di trading. Qui abbiamo take profit e stop loss inseribili subito in fase di ordine. Ok, quindi insomma abbiamo la possibilità di inserirlo immediatamente nel momento in cui apriamo la posizione. E allora il discorso del collaterale come funziona? Allora i futures, torniamo sul nostro balances per capire meglio. Vedete che qui abbiamo 5 portafogli tra virgolette diversi. Abbiamo total che fa vedere tutto, main che in realtà fa vedere quello che noi abbiamo non so dove, cioè no, main credo che sia nel momento in cui depositi tu vai a ricevere i fondi lì. Ok, e poi decidi dove spostarli in base all'uso, perché poi abbiamo i wallet utili, no? Quelli operativi, trade che è il wallet di trading spot.
Collateral, che è il collaterale per il trading futures, e earn è quello destinato alla rendita, ai prodotti di rendita. Allora, trade, come vedete qui ad esempio ho Bitcoin, ho qualche frazioncina di Bitcoin, e se io vado a fare, diamo pure qui, trade spot ad esempio, e vado a prendere, ecco, la coppia Bitcoin-dollaro, vedete che qua mi dice che ho appunto questa frazioncina di Bitcoin che posso andare a utilizzare per andarli a vendere oppure comprare. Questi sono gli USDT che possiedo, immagino, nell'account trading sempre. Ok, no, USDT direi di no perché ne ho 0, quindi probabilmente 639 USDT, quindi mi va a prendere anche quelli nel main. 639, sì. Visto, boh, non lo so. Però ecco, allora forse main e trade sono insieme. Vacci a vedere. Sta di fatto che trade sono quelli destinati al trading spot e margin, mentre collateral è quello, il collaterale del trading futures. Cosa vuol dire? Vuol dire che sui perpetual io apro una posizione che è contro il dollaro, long o short contro il dollaro, punto. Però io posso usare, cioè non devo per forza avere dollari, posso usare a collaterale tutto questo. Cioè se io deposito un Bitcoin, ad esempio, io posso usarlo a collaterale per aprire posizioni long o short sui derivati. Se non stai capendo cosa significa, non usarli, perché vuol dire che ti mancano le basi, e vatti pure a studiare il corso di trading sui derivati dove viene spiegato tutto step by step. E quindi questa è una cosa molto bella che permette un'operatività anche più avanzata, più di hedging, insomma si apre a più cose, perché se uno vuole può mettere USDT e fare trading detenendo USDT, ma se uno ad esempio vuole detenere Bitcoin e fare trading speculativo per aumentare il numero di Bitcoin che detiene, può portarsi Bitcoin a collaterale e andare ad aprire i suoi trade, capito? Quindi apre le porte un po' a queste cose qui, non solo Bitcoin ma anche collaterale misto. Tra il collaterale, come vedete, ci sono i bonus, c'è USDTB, che è quello che vi dicevo, no, della promo. La promo vi dà 50 USDTB depositando $30 e ve ne dà se volete altri 100 raggiungendo soglie di volume, ma è facoltativo. Quello più succoso ovviamente è questo col deposito, e vi vengono accreditati qua. Io ad esempio ne ho 150 che ho fatto il bonus completo, e questi 150, vedete, è tutto ciò che ho nel wallet collateral, e se io vado qui nel mio BTC Perp, io adesso, vedete, ho leva 10 per e lui mi fa usare, ad esempio qua, cosa abbiamo? Un max di, vedete, quasi $1.500, che è 150 per 10. Come mai quasi? Perché ovviamente non te lo fa usare tutto, perché ci vuole il margine di mantenimento. Non è che, insomma, cioè, devi avere sempre una parte di margine, tra virgolette, libera, per avere un piccolo cuscinetto che non ti liquida istantaneamente. Ok, questo è il funzionamento proprio del margin trading e della leva. Si può ovviamente aumentare la leva, come vi dicevo, fino a 100 per i pazzi squilibrati, e qua arrivo, vedete, quasi a $15.000 di posizione, infatti, ok, tolti quei 100 di maintenance margin, e questo qua, vedete. E basta, quindi direi che questo è quanto. Quindi se vi chiedete come si usa il bonus, ecco, banalmente così, ce l'avete a collaterale, se mettete altra roba vi si somma, il bonus viene usato prima del resto a collaterale in caso di perdite, ok? Quindi è prioritario. Se volete usare, splittare, diciamo, il vostro collaterale ulteriormente perché siete pro, potete creare subaccount. Come si fa? Vedete qui dall'accountino, cliccate main account e qui vedete potete creare dei nuovi subaccount. Io ad esempio ne ho creato uno per il contest di trading che c'è in atto, ci sto giochicchiando un po', l'ICTC, e qua appunto potete creare vari subaccount, ognuno col suo collaterale, quindi cioè, si presta davvero a operatività anche molto avanzata. Se avete dei bot, delle strategie da collegare, cose del genere, potete andarle a separare l'una dall'altra. Ok, quindi questo è il trading su futures. E che altro? Qui direi che abbiamo visto tutto. A volte, ecco, qua c'è la voce competition, che in realtà
implica ci sono appunto alcune competizioni tipo questa dal 10 al 24 aprile che come funziona andiamo a vedere, ecco, se tu raggiungi, cioè, in base ai volumi che fai ti regalano dei token, insomma quei giochini che ogni tanto fanno gli exchange. Se vi interessa darci un'occhiata ogni tanto, sono dei piccoli airdrop basati su dei task da andare a eseguire. Che altro abbiamo poi? I launchpad soliti. Quindi voi allocate, qua bisogna detenere il token di Whitebit, insomma modello Binance, dai, è il solito. Detenete il loro token, lanciano i token nuovi e voi avete il biglietto della lotteria e in base al numero di token che avete potete avere più o meno token lanciati, eccetera, eccetera, eccetera. Solito launchpad, insomma, ormai non ve lo devo spiegare. Cos'altro abbiamo? Ecco, invece interessante è il lending, perché ci sono dei tassi che sono competitivi, devo dire. Come funziona il lending? È un prestito che se vi chiedete a chi va, visto che l'exchange fa margin trading, ovviamente da qualche parte deve esserci il lender e quindi l'exchange ha bisogno di liquidità da dare in prestito ai trader e gliela possiamo dare anche noi, detto proprio in facile. Come funziona? Ci sono i flexible e i fixed. E i flexible sono i classici che voi potete svincolare in qualsiasi momento, mentre i fixed sono a periodi da 10 a 360 giorni. E se voi qua state vedendo questi tassi di interesse, sì, sono effettivamente così. Lì per lì anch'io ho detto, minchia, dov'è la fregatura? Perché comunque ho detto, sarà per i primi 10 satoshi, poi in realtà no. Ad esempio su Bitcoin si parte dall'8% di APY per il vincolo da 10 giorni fino ad arrivare al 17,3% su 360 giorni. 17,3%, è vero, con un massimo di 120 Bitcoin. E allora, ovviamente ci si espone al rischio di controparte. Perché lo sapete, il rischio più grande è succede qualcosa all'exchange, noi abbiamo i fondi vincolati sull'exchange, non ve lo nascondo, non è che vi voglio dire no, è sicuro al 101%, lo sapete, ve l'ho detto già all'inizio, non esiste la sicurezza. E il tema qual è? Il tema è vincolo di 360 giorni, ti viene sbloccata la somma più il 17,39%. Sul flexible ovviamente abbiamo degli APR molto più bassi, in questo caso l'1% su Bitcoin, ok? Quindi questo è idem sulle stable, fino al 17, USDT addirittura il 18,64% e così via, e qua vedete i tassi in base credo a domanda e offerta della coin in questione. Nota bene che se si sottoscrive un prodotto di earn, di lending, non cambia il tasso se lo fate vincolato, cioè se voi sottoscrivete un 20 giorni al 10,44% non è che nei prossimi giorni cambia, è fisso fino alla vostra scadenza. Se cambia per i nuovi che entrano, ma chi è entrato in quel momento lì ha lo stesso tasso fino alla scadenza, ok? Sono molto alti, devo dire la verità, quindi probabilmente c'è un alto livello di domanda, presumo, di quelle cripto lì. Il rischio di controparte, ve l'ho detto, con tutta la trasparenza del mondo, non ve lo voglio nascondere. Poi alcuni, ecco, vedete c'è VBT. Se voi detenete VBT, cioè ci sono dei livelli, adesso vi faccio vedere anche, tac, eccolo qua. Come vedete ci sono vari livelli, qua ce ne sono 10, in base al numero di VBT che detenete avete uno sconto sulle fee e poi c'è anche l'holding, quindi bloccare i VBT per almeno 14 giorni, poi li potete sbloccare, ma sbloccarli richiede appunto 14 giorni, è una sorta di staking che vi dà in base alla quantità di VBT che holdate, sconto sulle fee, vi aumenta il referral, dei prelievi gratuiti ogni giorno, generare vari address, vabbè questo è più un tema di gestione, la partecipazione ai launchpad e lo sconto sul funding, nonché il bonus sul lending, quello che dicevamo. Quindi questi sono i vantaggi dei VBT. Detenerli e basta vi dà lo sconto sulle fee, ok?
E tra l'altro, beh, ok, sì, sono 32 milioni di dollari di VBT, so anch'io che vi dà uno sconto del genere, e mentre Holdarli appunto vi dà, oltre allo sconto, anche tutte queste altre cose che abbiamo visto, ok? Quindi questo è quanto, anche per quanto riguarda la rendita. Bene, direi che abbiamo visto tutto. Che altro abbiamo? Allora, Auto Invest, vabbè, per fare gli investimenti automatici. Quindi crei un piano di investimento, in che cosa puoi mettere anche euro, tra l'altro. Non lo so, supponiamo di voler splittare il nostro bilancio annuale, no, 1500 euro da... No, scusate, questo però me lo fa... amount of receiving? Cos'è? Ok, no, sì. Give. È giusto, give. Allora, facciamo 100 euro al mese. Allora, e month. Giorno del mese facciamo 15. Alle ore 10,59, va bene. Advanced settings, qui possiamo mettere anche un range di prezzo, e che lui compra solo se si trova all'interno di questo range di prezzo, e creiamo il nostro piano di investimento. Ovviamente dobbiamo avere il bilancio in euro, altrimenti non sa da dove prenderli, non è che te li prende dal conto corrente, ok? Quindi questo è l'investimento automatico, molto semplice. Poi che altro abbiamo? La carta, ne abbiamo parlato nel video a parte. Borrow, ecco, qui se volete appunto prendere un prestito, sia per il margin trading che per quello che volete, potete chiedere un prestito. Tra l'altro si può chiedere, fatemi vedere, o no? No, in euro no, ok, in cripto. Ero curioso di vedere se si potesse. E qua, come vedete, c'è una commissione giornaliera che si paga, e poi lo puoi, come dire, restituire quando vuoi, ma chiaramente paghi le commissioni, ok? Quello che dicevamo riguardo al margin trading. Il margin trading vi costa lo 0,05% al giorno di solo prestito, 0,06 quasi per Bitcoin. Poi basta, direi che abbiamo visto tutto. Ah no, gift card, vabbè, se volete comprare gift card. E qua tra l'altro, ecco, vi faccio vedere una cosina, perché ad esempio Italia ce ne sono alcune, tipo avevo visto quella di Spotify che è scontata, c'è sconto del 5%, il che vuol dire che, beh, qua rimettiamo pure Italy, se ne prendete una, non lo so, da 66 euro, vi costa 69 dollari, in realtà 66 euro sono 75 dollari, vedete, quindi c'è effettivamente lo sconto. Magari c'è anche una piccola commissione, però comunque voi state pagando 69 dollari anziché 75, quindi avete tipo 5 dollari e qualcosa e mezzo di sconto su 70, che è 5,5 diviso 70, il 5,5 su 70, 0,78, il 13%, boh, sembra strano. E beh, comunque questo è, insomma, questi sono i numeri, poi magari fate i calcoli voi con più calma. Sta di fatto che è scontata, quindi potrebbe convenire. Andate a vedere anche le altre, perché a volte ci sono degli sconti interessanti. Non so, andiamo a vedere Airbnb, non so se c'è in Italia Airbnb, sì, forse sì, vediamo, però non è scontata. No, 5% di sconto anche qua. Vediamo, 1000 euro, 1138 dollari, e questi sono 1041, ma è di più del 5%, scusate. Cioè, 1041 diviso 1138 è quasi il 10%. Boh, non lo so, sti numeri devo ancora capirli, però sta di fatto che, ecco, dateci un'occhiata, perché queste gift card potrebbero convenire, vi dico solo questo. E bene, poi vabbè, tutto il resto sono servizi più institutional, la piattaforma di pagamento, crypto as a service, market making, eccetera, eccetera, quindi direi che abbiamo visto tutto quello che dovevamo vedere. White chain, eccetera, ne parleremo se vi interesserà. VBT, come vi dicevo, è il token di Whitebit, che se lo holdate vi dà i vantaggi che vi dicevo, quelli che abbiamo visto prima, quindi anche questo lo abbiamo visto. Io, ragazzi, io direi che vi posso
tranquillamente salutare, abbiamo visto tutto quello che dovevamo vedere. Se vi restano altre domande, fatemele pure nei commenti, rimango a vostra disposizione. Mi raccomando, ricordatevi la promo, che una delle cose belle di usare un exchange nuovo è che hai delle promo nuove, quindi dei regali, sfruttateli, anche perché qua è fino a $5.000 di posizione a gratis, che se Bitcoin ti fa un bel pump, poi il profitto te lo tieni, ok? Quindi a cavaldonato non si guarda in bocca. Amici, grazie per la vostra attenzione, noi ci vediamo alla prossima.